Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo cappellino carinissimo, semplice semplice, davvero alla portata di tutti. Un cappello che, data la sua semplicità, si può abbellire con qualsiasi cosa. Ci si può mettere un pom pom, una targhetta, un bottoncino, un bottone gioiello, quello che volete. Si può portare così, si può portare con il risvolto. È veramente molto molto adattabile a qualsiasi situazione. Per questo cappellino ho usato come materiale questo filato che mi è avanzato dallo scialle Mina e ho deciso di farne un cappellino e uno scaldacollo. Adesso cominciamo col video del cappellino, dopodiché pubblicherò anche quello dello scaldacollo. Più che uno scaldacollo, una sciarpa Infinity, veramente mi è venuta molto carina, quindi state in campana che presto arriverà anche quel video lì. L'ho usata lavorando con dei punti bassissimi, l'ho lavorato con un uncinetto del 5,5. Dopodiché avremo bisogno di una forbice, di 1 metro da sarta, un ago da lana e un marcapunti. Ed ora andiamo al tutorial. Dovremo lavorare in verticale per arrivare ad un'altezza di 22,5-23 cm. Con questo filato e questo uncinetto andrò a montare circa 38 catenelle. Quindi faccio il mio nodino iniziale e vado a fare le mie catenelle e conto fino a 38. 3. Fatte le mie 38 catenelle, vado a calcolare le catenelle che saranno la mia punta. Io ho calcolato per la punta circa, per la sommità, perché non facendo diminuzioni dovremo lavorare in punti bassissimi. Ho calcolato circa 7 centimetri. Quindi 7 centimetri con questo filato e l'uncinetto corrispondono a 12 catenelle. Quindi vado a contare le mie 12 catenelle e vado a marcarle con un marcapunti. Dopodiché riparto col lavoro e vado a ripassare a punto basso fino, mi fermo la catenella prima del marcapunti, quindi entro nella catenella, faccio un punto basso, punto basso, e ho lavorato l'ultimo punto basso. Ora qui dove c'è il marcapunti lo tolgo e andrò a lavorare 6 punti bassissimi, cioè la metà di 12. Quindi faccio il mio primo punto bassissimo, rimetto il marcapunti così almeno dopo lo trovo, quindi uno l'abbiamo già fatto, 2, 3, 4, 5 e 6 e lascio le altre 6 catenelle volanti così come sono. Quindi fatti questi 6 punti bassissimi, faccio una catenella per girare, entro nella costina dietro, cioè non questa ma questa, quella più esterna, quella che non è verso di noi per intenderci, e rifaccio i 6 punti bassissimi. State morbidi perché poi
sarà difficile entrare con l'uncinetto, almeno questa è la difficoltà che ho trovato io. Poi sicuramente dipende tutto anche dalla mano che uno ha. Qui è il sesto e ultimo punto bassissimo, tolgo il marcapunti, vado a lavorare l'ultimo punto bassissimo, rimetto il marcapunti, così non lo perdo. E vado a lavorare in costa dietro a punto basso i restanti punti, cioè non entro nel punto dove entrerei di solito, vado a prendere la costina che c'è dietro, quindi non questa ma quella sempre esterna, e faccio e lavoro a punto basso. Quindi entro in tutte le costine esterne, le costine dietro, e lavoro fino al penultimo. L'ultimo punto invece lo prenderemo intero. In questo modo non si formerà quel buco che di solito si forma quando si lavora anche l'ultimo punto nella costina esterna. Questo è il penultimo e l'ultimo punto lo prendo intero, come prendiamo il punto basso normalmente, e faccio il mio punto. Dopodiché faccio una catenella che non conteremo come punto iniziale, entriamo sempre nella costina dietro, lavoriamo a punti bassi fino ad arrivare al marcapunti, punti bassi sempre nella costina dietro. Una volta lavorato l'ultimo punto basso, mi ritrovo il marcapunti, lo tolgo, faccio il primo punto bassissimo, rimetto il marcapunti, e vado a lavorare i 12 punti bassissimi, cioè i 6 che abbiamo lavorato in precedenza più gli altri 6 delle catenelle volanti. Quindi entro in quello successivo punto bassissimo, entro in quello dopo punto bassissimo, e sono 3. Quello dopo ancora diventano 4, quello dopo ancora diventano 5. Attenzione all'ultimo che tende sempre a nascondersi, e sono 6. Dopodiché passo a quelli non lavorati, gli altri 6. Entro nella catenella e diventano 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Faccio una catenella per girare, giro il lavoro, vado sempre a lavorare nella costina dietro, cioè quella esterna, e lavoro i 12 punti bassissimi. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, il 12° è quello del marcapunti, quindi tolgo il marcapunti, lavoro il 12° punto, rimetto il marcapunti e vado a lavorare a punto basso, sempre nella costa dietro del punto, nella costina che abbiamo
verso l'esterno del punto fino alla fine della riga. Arrivato all'ultimo punto, vado a prendere il punto intero e faccio il punto basso, catenella che non conterò come primo punto, quindi vado in quello subito sotto nella costina dietro e lavoro un punto basso e vado a lavorare punti bassi fino al marcapunti. Dopodiché vedremo come andare avanti. Ho lavorato l'ultimo punto basso, tolgo il marcapunti, ora dovrò lavorarne solo 6 e lasciare questi altri volanti. Quindi faccio il primo punto bassissimo e me lo segno. Quindi ed è il numero 1. Ops, se lo togliamo, ok. Entro in quello dopo, numero 2, 3, 4, 5 e 6. Aggiungo una catenella e torno indietro, faccio 6 punti bassissimi, quindi entro in quello che ho subito sotto e diventa 1, 2, 3, 4, 5, nel sesto c'è il marcapunti, lo tolgo, lavoro il sesto, lo rimetto, se ce la faccio, ce l'ho fatta, ok, e vado a lavorare a punti bassi nella costa dietro, andata e ritorno, e ci fermiamo qui, dopodiché vedremo come continuare. Una volta lavorato l'ultimo punto basso vado a togliere il marcapunti e qui lavoreremo 12 punti bassissimi, quindi entro nel primo, sempre nella costina dietro, ricordiamoci quella esterna, primo, ok, ed è fatto. Il marcapunti è un impiccio, però in questo caso serve. Nel secondo e 3, 4, 5, non fatevi fregare dal sesto o il numero che avete scelto voi. Io adesso per i miei centimetri ho scelto 6 e 6, però se avete il filato più piccolo o il filato più grosso ovviamente il numero dei punti cambia. Quindi ho fatto il sesto, entro in quello volante 7, 8, 9, 10, 11 e anche qui non fatevi fregare dall'ultimo. Fatti 12 punti, catenella per girare, entro nel punto che ho subito sotto, sempre nella costa dietro, e vado a lavorare i punti bassissimi. Quindi ne abbiamo fatti 12 all'andata, ne faremo 12 al ritorno. Questo è il 12°, tolgo il marcapunti, faccio il mio punto bassissimo, rimetto il marcapunti e vado a lavorare a punti bassi tutta la riga. Praticamente il lavoro da fare è tutto questo. Lavoreremo a punti bassi per un tot, dopodiché faremo, nel mio caso, 6 punti bassissimi, lasciando le 6 catenelle volanti, tornando indietro facendone 6. Dopodiché riparto
arrivo fino all'ultimo punto basso lavorato, vado a riprendere quei punti bassissimi lavorati, dopodiché riprendo le catenelle volanti, quindi lavoro fino alla fine e torno indietro a punti bassissimi. Faccio il mio punto basso e alterno i 6. Arrivo a 6, torno indietro, finisco la riga, ne ricomincio un'altra, dopodiché è la volta dei 12. Faccio i 12, torno indietro, finisco la riga, inizio l'altra. Qui so che ho fatto i 12, faccio i 6, arrivo fino a 6, torno indietro, riparto e dovrò, una volta fatti i 6, dovrò fare i 12. Faccio i 12, torno indietro con 12, riparto. Il lavoro da fare è tutto questo fino al raggiungimento della misura desiderata. Io lavorerò su intorno ai 45-46 centimetri, che è una misura che va bene da persona adulta. Se volete farlo in misura da bambino, potete prendere la misura della testa e togliere almeno un 15% perché si allarga tantissimo. E per quel che riguarda la misura dell'altezza del cappello, potete prendere la misura che va dal centro testa fino al lobo dell'orecchio. Dopodiché vedete voi se lo volete con risvolto o senza risvolto, potete giocare liberamente come più vi piace. Ci vediamo quando ho finito il mio pannello. Ho finito il mio pannellino che misura in tutto 46 cm di larghezza e 22,5-23 di altezza. Ora non mi resta altro da fare che chiudere il pannello, quindi vado con l'uncinetto a fare il nodino di sicurezza. Poi prendo un po' di filo per cucire, facciamo 4 volte la lunghezza perché dopo dovremo stringere anche la sommità e vado a sfilare il filo che resta. Tolgo il marcapunti che a questo punto non mi serve più. Ho infilato l'ago, ora giro il lavoro facendo in modo che la parte della catenella sia rivolta verso di me, tanto qui un diritto e un rovescio non c'è. Quindi entro nel primo punto utile, prendo il punto pieno che è davanti a me, il punto intero, e la costina esterna della parte opposta. Punto pieno, parte costina esterna, che praticamente è come la costina dietro. Punto pieno, parte esterna, costina esterna. E di nuovo punto pieno, costina esterna e andiamo avanti così. Dobbiamo prendere il punto pieno, la costina esterna fino alla fine del nostro cappellino, dopodiché vedremo come chiudere la sommità. Una volta arrivata alla fine, prendo l'altro capo, faccio un nodo, così almeno resta ferma la cucitura. Dopodiché vado a riprendere tutti i punti. Questi che si vedono sopra.
Arrivata all'ultimo punto, tiro bene il lavoro, vado a fare un altro nodo, vado a nascondere i fili nei punti. In questa maniera prendo una costina, una costina, una costina. Qui ho lasciato il filo un po' troppo lungo, mi si attorciglia, vabbè, un po' di pazienza. Uno è fatto e taglio. Vado a ripetere l'operazione con l'altro filo. Ho nascosto anche l'altra codina, vado a rigirare il cappellino ed eccolo qua. È un cappellino veramente semplice, semplice, alla portata di tutti. Se volete potete mettergli un pom pom sopra, oppure potete lasciarlo così. Potete impreziosirlo con una targhetta, con un bottoncino. Veramente talmente tanto semplice che si può portare in questa maniera o si può abbellire scatenando la vostra fantasia. E per oggi il video è finito. Come al solito vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi darà tutte le novità che vi pubblicherò. Vi ricordo inoltre che ho anche una pagina Facebook e un canale Telegram e New Entry, anche un gruppo Facebook dove si potrà postare le foto dei vostri lavori, condividere le vostre opinioni, darvi consigli, di tutto e di più. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti al prossimo video.